Hai mai avuto quella sensazione di essere dentro un mistero? Come se ci fosse un enigma da svelare, ma senza un manuale di istruzioni. Il tema di oggi è proprio questo, i segnali di interesse romantico. Stai conversando con qualcuno, e loro fanno qualcosa che sembra apparentemente semplice, forse un sorriso che dura un po' di più, un messaggio inaspettato, o un gesto che sembra pensato solo per te. E poi arriva il dubbio. Vuol dire qualcosa? O sto solo immaginando cose? Questa incertezza, questa sottile linea tra amicizia e interesse, riesce a risvegliare il nostro lato più curioso, più vulnerabile, e, se siamo onesti, forse anche un po' ansioso. Chi non ha mai rivissuto una conversazione mentalmente, cercando indizi che potrebbero essere passati inosservati? Qui su Emozioni e Connessioni, sappiamo che le relazioni sono fatte di momenti come questi, pieni di sfumature e significati nascosti. I piccoli gesti possono essere indizi preziosi, ma possono anche essere malinterpretati. Ed è proprio questo che rende il gioco così affascinante, e a volte, così frustrante. Ma aspetta, hai mai pensato a quanti di questi segnali potrebbero essere sfuggiti ai tuoi occhi? Quella leggera inclinazione verso di te, o il modo in cui hanno ricordato un dettaglio che avevi menzionato settimane fa, o la risata su qualcosa che non era poi così divertente. C'è di più dietro queste azioni di quanto sembri? O stiamo solo leggendo un copione che in realtà non esiste? Esploriamo insieme questi segnali sottili. In fondo, decifrare ciò che si nasconde dietro un sorriso, un tocco o un gesto speciale è come svelare un codice. E credimi, le risposte sono proprio davanti a noi, dobbiamo solo imparare a vederle. Allora, sei pronto per esplorare? Hai mai notato come i piccoli gesti possano parlare più di 1000 parole? Quei momenti che sembrano insignificanti, ma lasciano un calore strano e piacevole nel cuore. Immagina, arrivi al lavoro, esausto dopo una notte insonne, e lì c'è il tuo caffè preferito, che ti aspetta. Senza clamore, senza aspettative di ritorno. Mi sono ricordato che ieri hai avuto una giornata difficile, quindi ho pensato che questo potesse aiutarti. Ora, pensaci con me, è solo gentilezza? O c'è qualcosa di più in questo gesto? I piccoli atti di cura sono come messaggi segreti inviati direttamente al nostro cuore. Ci dicono, ti sto prestando attenzione. Mi importa di te. E spesso, lo dicono senza usare una sola parola. Ma come capire se questa cura è solo amicizia o l'inizio di qualcosa di più grande? Questo è l'enigma. E qui sta il fascino. Hai mai notato come le persone di solito non escono dalla loro routine per qualsiasi motivo? Riorganizzare il proprio tempo, ricordare un dettaglio apparentemente piccolo su di te, non succede per caso. Qualcuno che va oltre l'ordinario potrebbe cercare di dirti qualcosa. Non con le parole, ma con atteggiamenti che parlano direttamente al cuore. E la cosa migliore? Questi gesti appaiono spesso nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno. Come se quella persona vedesse qualcosa che gli altri non vedono. Ora, lasciami chiedere, hai mai ricevuto un gesto del genere e non te ne sei accorto? Qualcuno ti ha mai mostrato cura e tu semplicemente non l'hai notato? Forse è il momento di cominciare a prestare più attenzione. In fondo, a volte, il più grande atto di affetto non è nelle grandi dichiarazioni, ma nella semplicità di un gesto, nel caffè che arriva al momento giusto, nello sguardo che dice mi importa, anche senza dire nulla. Hai mai avuto la sensazione di essere veramente ascoltato? Non quella che bello mentre la persona controlla il cellulare o risponde automaticamente, ma quell'attenzione genuina, quel sguardo che ti avvolge come se il resto del mondo semplicemente scomparisse. Pensaci, menzioni qualcosa di piccolo in una conversazione casuale, settimane fa. Forse il nome del libro che volevi leggere o una storia divertente della tua infanzia. E poi, all'improvviso, la persona lo riporta alla mente, sei riuscito a trovare quel libro? Questo momento non è solo un promemoria casuale, è quasi come se dicessero, ero lì con te, e quella cosa è stata importante per me. E non finisce qui. Ci sono anche i segnali fisici,
quelli che percepiamo senza nemmeno accorgercene. Il leggero inclinarsi del corpo verso di te, come se volessero assorbire ogni parola. Gli occhi che non si distolgono, anche se l'ambiente intorno è pieno di distrazioni. E le domande, le domande che ti fanno sentire che tutto ciò che stai dicendo ha valore, che la tua storia conta. Ora, pensiamo insieme, quante volte hai avuto una conversazione del genere? Quante volte qualcuno ti ha dato tanta attenzione che sembrava quasi impossibile non sentirsi speciale? Questa totale attenzione non è una pratica comune. È un tipo raro di connessione, che crea legami invisibili e, forse, uno spazio sicuro dove puoi essere chi sei veramente. E quando qualcuno investe così tanto in quello che dici o cosa stanno cercando di mostrare di più? È interessante, vero? Perché l'attenzione vera non può essere finta. Sfugge in piccoli gesti, nel modo in cui ti seguono con gli occhi, nel silenzio che conservano tra le loro parole, come se assorbissero ogni dettaglio prima di rispondere. Ora, ti chiedo, sei mai stato oggetto di questo tipo di attenzione? O meglio, c'è qualcuno, in questo momento, che sta ascoltando ogni tua parola con la stessa dedizione? Hai mai notato come un sorriso possa cambiare completamente l'atmosfera di una conversazione? Non sto parlando di un sorriso qualunque, quello protocollare che offriamo per educazione. Sto parlando del sorriso vero. Quello che illumina gli occhi, che sembra partire dall'anima e solo dopo arriva alle labbra. Questo è il sorriso di Duchenne, chiamato così in onore del neurologo che scoprì che i sorrisi più genuini coinvolgono i muscoli intorno agli occhi, creando piccole rughe agli angoli. È il sorriso che non mente, che scappa quando siamo veramente connessi. Ora, lasciami chiedere, c'è qualcuno che sorride in questo modo per te? Un sorriso frequente, che appare quasi senza sforzo ogni volta che entri nella stanza o inizi a parlare. A volte, la risposta è proprio davanti a te. Forse è il modo in cui ridono a battute che non sono nemmeno tanto divertenti. O come, anche nei discorsi più semplici, c'è quel bagliore negli occhi, come se la tua presenza fosse il momento più importante della loro giornata. I sorrisi genuini sono come porte aperte, inviti silenziosi a creare un legame più profondo. Dicono tanto senza dire nulla. Te ne sei accorto? Come il silenzio tra le parole può essere colmato da un sorriso che sembra gridare, mi piace stare qui con te. Ecco una sfida, la prossima volta che sarai con qualcuno di speciale, presta attenzione ai sorrisi. Non hai i tuoi, o hai i loro. Guarda se gli occhi sorridono anche. Vedi se questo gesto semplice accade più del solito, come una traccia che si ripete per guidarti. C'è un significato nascosto? O è solo casualità? In ogni caso, un sorriso genuino vale sempre la pena anche se l'unico mistero è la gioia di condividere un momento. E, se ti sta piacendo questo video e vuoi continuare a esplorare questi temi sulle relazioni e connessioni genuine, iscriviti qui su Emozioni e Connessioni. Sarà fantastico averti con noi per altre conversazioni profonde e consigli preziosi. Non perdere tempo, clicca sul bottone e fai parte di questo viaggio. Ora, continuiamo. Hai mai notato come il tocco possa racchiudere un mondo intero di intenzioni? Non c'è bisogno che sia qualcosa di grandioso. A volte è solo quel leggero tocco sul braccio durante una risata condivisa. Così breve che, se non fossi attento, forse non lo noti nemmeno. Ma è proprio qui che sta la magia, in quei piccoli gesti che sembrano così casuali, e allo stesso tempo non lo sono. Pensaci con me, perché qualcuno ti toccherebbe, anche se in modo sottile. Non è che il tocco sia essenziale per la conversazione, giusto? Allora perché succede? Il tocco è un linguaggio silenzioso, potente. È come se la persona dicesse, sono qui con te. Voglio che tu sappia che questo momento conta per me. E anche quando è quasi impercettibile, crea qualcosa. Un filo invisibile di connessione, uno spazio dove le parole non arrivano. Ti sei mai chiesto perché questi tocchi ci fanno sentire così visti? Forse perché sono intimi senza essere invadenti.
rompono la barriera dello spazio fisico, ma con delicatezza come un invito, mai una imposizione. Ora, fermati un momento e pensa, quante volte qualcuno ti ha toccato in questo modo? E soprattutto, come ti sei sentito quando è successo? Può essere stato mentre ridevate insieme, e quella mano è scivolata leggermente sulla tua spalla. Oppure mentre camminavate fianco a fianco, e le loro dita ti hanno sfiorato. Hai sentito un calore inaspettato? Una scintilla che sembrava accendere qualcosa oltre il semplice caso? Quei tocchi dicono molto. E, a volte, possono anche confondere. Dopotutto, è stato solo un gesto amichevole, o qualcosa di più. Ed è proprio questo il punto, questa incertezza è ciò che li rende così affascinanti. Perché la risposta può trovarsi sia nel tocco che nel modo in cui sei stato toccato. Ti sei mai fermato a pensare al valore del tempo? Non il tuo, ma quello di un'altra persona. Perché, diciamocelo, il tempo è uno dei beni più preziosi che abbiamo, e quando qualcuno sceglie di investire il proprio tempo in te, non è mai per caso. Immagina, menzioni casualmente che adori una band, ma i biglietti per il concerto sono esauriti. Giorni dopo, questa persona appare con un invito, o forse un'idea: ehi, pensavo di guardare insieme un cover di quella band, che ne di? Ecco il punto. Avrebbero potuto fare qualsiasi altra cosa con il loro tempo libero. Avrebbero potuto proseguire con i propri impegni, amici, hobby. Ma no. In qualche modo, sei entrato nei loro piani. Anzi, i piani si sono modellati su di te. Questo ti fa pensare, vero? Come interpretare quando qualcuno riorganizza la propria agenda solo per essere vicino a te? Non è come scambiare un caffè con un pranzo casuale, è una questione di intenzione. Si tratta di creare spazio, anche quando la vita è piena. Quante volte è successo a te? Qualcuno che sposta impegni, adatta orari o semplicemente fa capire che stare con te è una priorità? E, soprattutto, come ti ha fatto sentire? Sii sincero. Un invito a fare qualcosa che ti piace, un messaggio del tipo sarò nelle vicinanze, vuoi fare qualcosa, o anche una domanda sulla tua disponibilità prima che facciano altri piani, tutto questo ha un peso. Perché nessuno sposta i pezzi del proprio puzzle senza motivo. E c'è di più, non è solo il momento presente. È il futuro che è incorporato nel messaggio. Quando qualcuno parla di qualcosa che potreste fare fra settimane o mesi, non è solo pianificazione. È un modo sottile per dire, voglio che tu faccia parte del mio futuro, in qualche modo. Allora, lascia che ti chieda, c'è qualcuno ora che sta adattando il proprio tempo per te? O forse qualcuno sta aspettando che tu capisca che, riorganizzando la propria agenda, stanno cercando di dirti qualcosa di molto più grande? Hai mai notato quando qualcuno fa qualcosa che sembra essere solo tuo? Un gesto, una parola, un'azione che non si ripete con nessun altro, come se fosse un segreto condiviso tra voi. È qualcosa di sottile, ma potente, un invito silenzioso in uno spazio dove esistete solo voi due. Pensaci con me, forse ha un soprannome che usano solo loro. Qualcosa che nessun altro ha pensato o oserebbe dire. Oppure magari è una piccola abitudine, ma esclusiva, come portarti quel dolce che ami quando sanno che la tua giornata è stata difficile. E qui sta la questione, questi gesti non riguardano ciò che viene fatto, ma il perché. Perché hanno creato quel soprannome? Perché ti hanno condiviso qualcosa di così personale? Potrebbe essere un ricordo d'infanzia, una paura o forse un sogno che non hanno mai raccontato a nessun altro. Ti è mai successo? Qualcuno che apre una porta che sembra essere chiusa per tutti gli altri e, facendolo, ti fa sentire unico, scelto? Questi gesti non devono essere grandiosi. In realtà, più sono semplici, più sembrano profondi. Come quel momento in cui ti mostrano una playlist e ti dicono, questa canzone mi ricorda te. O quando condividono qualcosa di speciale che hanno trovato, qualcosa che, ai loro occhi, è unico quanto te. E cosa significa tutto questo? Perché creare qualcosa di esclusivo per una persona?
forse è un desiderio, anche se inconscio, di segnare un territorio nel tuo cuore. Di dire, sei diverso per me. Ora, qui c'è la domanda, c'è qualcuno che fa questo con te? Che crea gesti, parole o momenti che sembrano esistere solo per voi due? E, se ora stai pensando a qualcuno, come ti fa sentire questo? Parliamo di qualcosa che, in un mondo così digitale, fa davvero la differenza, come qualcuno si comunica con te online. Like, commenti, tutti lo facciamo. Ma, cosa succede quando qualcuno va oltre? Quando l'interazione è più che superficiale. Pensa a un momento in cui hai ricevuto un messaggio diretto da qualcuno. Non era solo un ciao, no. Era qualcosa di più, una battuta interna, un meme che solo tu avresti capito, o magari un commento profondo su qualcosa che hai postato, mostrando che quella persona ti ha davvero notato. Non è curioso come tutto cambi? Perché, vedi, sui social media è facile essere solo un'altra interazione. Ma quando qualcuno si prende la briga di connettersi in modo più personale attraverso un messaggio diretto o qualcosa che solo tu avresti visto, questo dice qualcosa di molto più grande. Ora, pensa, quante volte qualcuno ti ha condiviso qualcosa che sembrava così specifico, così pensato, che l'unica spiegazione era, ho pensato a te quando l'ho visto. Che sia un meme che ti ha fatto ridere da solo o un post con un'osservazione che ti ha fatto battere il cuore più forte. E qui c'è la domanda, stanno solo cercando di essere amichevoli? O c'è qualcosa di più dietro questi messaggi? Potrebbe essere un tentativo di avvicinarsi, di creare un ponte invisibile, dove le parole diventano più di testo e immagini. Ora, se ti sei fermato a pensare, o hai mai ricevuto qualcosa del genere? Un messaggio che ti ha fatto sentire speciale, come se stessero davvero cercando di connettersi in modo unico, per quanto semplice fosse. E per quanto riguarda te? Hai mai fatto qualcosa del genere per qualcuno? Un gesto digitale, ma così carico di significato, che solo tu sapresti come interpretare. Questo non è solo impegno, è connessione nella sua forma più pura. Hai mai notato come, a volte, le persone cambiano un pochino quando sanno che ti vedranno? Non è niente di esagerato, ma è come se, improvvisamente, il loro comportamento si adattasse per mostrare il meglio di sé. Sembra che, in qualche modo, facciano uno sforzo per impressionarti. Non in modo ovvio, ma con piccoli cambiamenti, quasi impercettibili, che ti fanno pensare, è solo una coincidenza. Ad esempio, immagina una conversazione in cui qualcuno inizia a parlare di qualcosa che ammiri, una conquista personale, un progetto che hai sempre rispettato, o un interesse che condividete. Senti che il tono della conversazione non riguarda solo ciò che viene detto, ma anche come viene detto. Come se stessero intenzionalmente cercando di mostrarti una parte di sé che troverai interessante, o addirittura attraente. E qui sta il trucco, spesso, questo sforzo non è qualcosa di diretto. Non si tratta di cercare di impressionare con parole vuote. Si tratta di mostrare ciò che è davvero importante per loro quando sanno che stai prestando attenzione. Potrebbe essere un dettaglio nel modo in cui parlano delle loro conquiste, o come si prendono cura del proprio aspetto quando sanno che ti incontreranno. Quella maglietta speciale, i capelli curati, tutto per fare in modo che, nella tua mente, il messaggio sia chiaro, mi importa di come mi vedi. Ora, fermati un attimo. Ti è mai successo? Qualcuno che parla di qualcosa che sapeva che avrebbe attirato la tua attenzione o che si prepara un po' di più del solito solo per essere vicino a te. Come se, in quel momento, tutto ciò che facessero fosse per distinguersi per te. E dall'altra parte, ti sei mai accorto di fare lo stesso per qualcuno? Forse senza rendertene conto, solo per il desiderio di fare una buona impressione, di mostrare il lato migliore di te. Alla fine, chi non vuole essere notato in modo speciale, giusto? Ora, facciamo un passo indietro e riflettiamo su tutto ciò che abbiamo visto finora. Alla fine, non ogni sorriso, gesto o messaggio significa qualcosa di romantico. A volte, le intenzioni possono essere diverse da quelle che immaginiamo. Ma la domanda è, come sapere?
Come distinguere i segnali reali da quelli che sono solo amichevoli? La risposta potrebbe risiedere nella coerenza e nel contesto. Perché, quando qualcuno si preoccupa davvero, questi segnali non sono isolati, si ripetono continuamente, in modo sottile ma molto chiaro. Un gesto qui, un sorriso lì, un messaggio che sembra fatto su misura, è tutto un linguaggio che, se interpretato correttamente, può mostrarci cosa sta succedendo davvero. Ma, naturalmente, non c'è niente di più diretto di una conversazione onesta, giusto? Il modo migliore per conoscere le vere intenzioni di qualcuno è esplorare il rapporto in modo aperto, senza paure o supposizioni. Chiedi, parla, scopri. Cosa c'è di più liberatorio dell'onestà? E tu, hai mai identificato uno di questi segnali recentemente? Ti sei mai chiesto se fosse solo amicizia o qualcosa di più? Facci sapere. Raccontaci nei commenti quali di questi gesti hai notato in qualche tuo rapporto. Ti è mai successo che qualcuno cambiasse sottilmente il comportamento o ti coinvolgesse in un modo unico? Cosa è successo dopo? E, naturalmente, se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti al nostro canale, Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo le relazioni in modo genuino, trattando sempre temi che ti aiutano a capire meglio te stesso e gli altri. Condividi la tua storia con noi e continuiamo a parlare di queste connessioni che rendono la vita così affascinante.